Sì, con il viento. Con il viento. Tengan mucho cuidado por las curvas. Sì. allá. Ti aiuto, Fra? Perfetto. Ahí cuidado, ahí Com'è il suo nome? Liliana, y Liliana. Berta el tuyo. Come Ver- mio Sara. Ah, perfecto, se me è decía, simple, Sara. però escribimos por Dai, para sí, volver. sí, gracias Berta. Encantado y muy buen viaje. ¿eh? Gracias. Que disfruten el sur y Gracias. el viento lo lamento. Sì, grazie. Chao, saludos a Italia. Grazie. A la bella Italia. Liliana è stata gentilissima, torneremo di sicuro. Ci ha consigliato anche degli itinerari che adesso facciamo, che si fanno in pochissimo tempo. Anche questa volta lasciamo a malincuore la struttura perché ci siamo trovati benissimo. Penso la migliore struttura rapporto qualità-prezzo considerando tutti i viaggi fatti. Abbiamo pagato con il cambio 27 euro. Intanto vi mostriamo un po' il quartiere, il barrio dove eravamo, che è un po' fuori da Rio Grande. La comida por la Tenerona. Portuica, come ti chiami? Nicolás Varela. Saluta tu Ica. Saludos. Iti, te amo, mi reina. Com'è il tempo qua? Muy, muy mal. Una cagada. Fantastico ragazzi, simpaticissimo. Ci ho detto prima, ¿te gusta el tiempo aquí? Es una mierda, ¿no? ¿Entiende? Es una cagada, ¿entiende? Fantastico. La giornata è partita bene oggi. Merito di Nicolas e di Liliana. Ciao Nicolas. È passato 2 o 3 volte perché stava lavorando, però voleva ricordarsi il nome del nostro canale YouTube, quindi ripassava e diceva Frank Saffer, Frank Saffer. Ora con la pancia piena Tenerona può tranquillamente affrontare i 211 km che ci separano da Ushuaia. La Anonima ormai la conosciamo benissimo, è una catena di supermercati che si trova appunto qua in Argentina. Il vento anche questa mattina non manca, lo potete vedere dalla bandiera dell'Argentina. Guardate la polvere da questo lato che non rende nitida la visuale. Addirittura Pirelli Performance Center. Abbiamo aggiunto di nuovo uno strato all'abbigliamento perché il vento fa percepire una temperatura più bassa rispetto a quella che è realmente. Distributori di benzina qua YPF non mancano. Eh sì, anche oggi il vento ci farà compagnia fino a Ushuaia, anche se ho visto sull'app che qua a Rio Grande è molto più forte. Si parlava di 65 km/h questa mattina, mentre ad Ushuaia nel pomeriggio 20 km/h, quindi ad Ushuaia in teoria non dovremmo trovare vento. Sicuramente una zona residenziale sulla destra, totalmente nuova. E ora, lasciata la periferia, percorriamo insieme gli ultimi 200 km fino alla fine del mondo. Qua lo possiamo vedere. Le acque agitate del Rio Grande. I cavalli liberi della Patagonia, è uno spettacolo ogni volta che li incontriamo. I'm a little off and I can't stop. I'm a little lost and I've had enough. Every step and every tear, every heartbeat. Liliana ci ha anche consigliato un pueblo molto caratteristico, Toluen, a 97 km da qua. Ain't no pain can never make me stay. I paesaggi infiniti e selvaggi a cui l'Argentina ormai ci ha abituato e ai quali ci sembra ormai di non poter fare a meno. È diventata parte di casa nostra. Ain't no place can never make me feel that the space that you left can heal. Liliana è un'argentina anomala, vegetariana insieme al marito, e ogni volta si stupisce quando gli ospiti le chiedono come possono preparare l'assado. Possibile non potete fare a meno della carne per una sera, lei dice una sera, però è un'argentina vegetariana. Gravity is pulling but I can't fall. Oggi siamo entrambi abbastanza stanchi. Ho appena detto a Francesco, mi sento stanca e non so perché. La giornata di ieri è stata durissima, mi ha detto Francesco. È stata durissima per entrambi. Continuano le trivelle, un guanaco solitario, quasi in riva al mare. Harder to break. Siamo
Siamo nella Tierra del Fuego. I primi esploratori che approdarono qui videro la popolazione locale completamente nuda in una terra che non risparmia nessuno dato il suo clima perennemente rigido. Però loro svolgevano le proprie attività intorno a dei fuochi costantemente accesi. Il nome Tierra del Fuego deriva proprio da questa caratteristica. Ci sono anche delle storie poco carine relative agli indigeni e all'arrivo dell'uomo bianco. Darwin definì la popolazione indigena come la più bassa forma di vita mai incontrata, perché loro erano convinti che il grasso prodotto dal corpo non dovesse essere rimosso proprio perché è protettivo anche nei confronti delle temperature basse, quindi non si lavavano. Un missionario invece che visse con loro per oltre 2 anni era convinto del contrario. Elaborò anche un dizionario nella loro lingua, nella lingua dei Selkam, proprio per riuscire a comunicare. Robert Fitzroy, lo stesso del Beagle e lo stesso da cui ha preso il nome il Cerro Fitzroy, che prima si chiamava El Chaltén, portò in Gran Bretagna 4 indigeni, proprio ad esempio della civilizzazione dei selvaggi. Uno di loro morì per le condizioni, insomma, diverse di vita in Gran Bretagna rispetto alla Tierra del Fuego. L'opinione pubblica in Gran Bretagna iniziò un po' ad accusare Fitzroy del proprio operato, tant'è che qualche anno dopo li riportarono nella propria terra. È la stessa aggressione delle piante che avevamo visto nella zona di Neuquén, di una sorta di muffa verde, e le fa morire completamente. Ci sono distese però di piante malate, forse a qualcuno dovremmo chiedere. Continua la mattanza. Se qualcuno di voi sa di che cosa si tratta, la malattia di queste piante, perché non posso credere che sia naturale, ce lo scriva nei commenti. Le montagne in fondo si fanno più austere. Nuvolone bello carico, incavolato nero quasi. Altos della laguna de Toluín. Andiamo a vedere il paese pittoresco di Toluín, todo ripio. Molto carine ma disabitate. Resto bar museo. Ci sono molte sculture dei nativi, cioè relative alla vita dei nativi. Di nuovo strada di brecciolino. Belle casine a un piano. Piccoline ma tipiche. Un paese un po' fermo nel tempo, Andiamo a vedere al bar Resto che abbiamo visto all'entrata del pueblo, anche per mangiare qualcosa. Sì, è questo. Andiamo a vedere questo bar museo se vale veramente la pena, come ci è stato detto. Benzina. Wow, per far benzina. Possiamo rifornirci qua. Consumazione obbligatoria per l'ingresso. C'è anche qualche marchio italiano. Quel programma di Sky dovrebbe assolutamente venire. Entrée, pane caldo E melanzane con pomodori.
ravioli, salsa bolognese per me, tagliatelle e salsa bianca per Sara, insalata, zanoria, tomate. Buon appetito ragazzi, mangiato benissimo, locale che straconsigliamo, vale la pena sicuramente, se passate da queste parti fermatevi. Ora ultimi 100 km e andiamo ad Ushuaia, nella vera fine del mondo. Ripartiamo da questo luogo sorprendente, pieno di storia, quindi se passate da queste parti a Tolhuin passate a trovarli. Liliana ce l'aveva presentato in effetti come un pueblo tipico. Questa è l'Argentina. È un po' vecchio West. Ripio. A volte troviamo che si pecchi un po' in indicazioni stradali, non vengono pubblicizzate molto le proprie bellezze, le proprie attrattive. In teoria siamo quasi arrivati, il Ripio sembra abbastanza tranquillo, tutto molto compatto. Belle cabañas, belle casine, con le casine dall'altro lato che guarda il lago. Qui si possono noleggiare biciclette. Ovviamente c'è un po' di polvo, quello fa parte del gioco, fa parte dell'Argentina. Che posto! Bienvenidos Camping Hain. Lago Cami, nella lingua degli indigeni, lago Cami o lago Fagnano. Come dico sempre, per visitare il mondo neanche 10 vite messe insieme basterebbero. Che spettacolo! Che spettacolo! Mamma mia ragazzi, se è bello! I signori sono di Buenos Aires, ci fanno vedere il loro mezzo perché viaggiano, dormono e cucinano nel loro mezzo. No, fantastico ragazzi. Ma F. Wow, questa è la dispensa, fantastica. Se tira el asiento para adelante y se estira 30 centímetros más y queda todo cama. Ecco, si può, diventa tutto letto praticamente. Fantastico, muy bien. Perfetta. Y todo lo hicimos nosotros, con nuestra propia mano. Ah, l'hanno fatto loro, tutto quanto. Nosotros también tenemos canal de YouTube. Sì, viajando después de los 50, cioè viaggiare dopo i 50, poi dopo i 40 come nosotros. No. Però adesso, allora, i vostri nomi, il nome Mariana Y Ezequiel. Ezequiel vengono da Buenos Aires. Ezequiel prenderà l'aereo a Ushuaia, dovrà tornare a lavorare, invece Mariana è in pensione, per cui continuerà per la ruta 40 da sola. Notte salta quel como Salta Jujuy. muy lindo, muy lindo. Hermoso. Y Catamarca. Catamarca, Cara, Purmamarca. La Rioja. La Rioja. Después estuve en Santiago del Estero, Chaco, Mendoza. Formosa, Vino. sì, Mendoza per il vino. Corrientes, Misiones. Sí, todo. Y después Ezequiel vuelve en abril. En abril, no, en esta oportunidad en abril yo también vuelvo a Buenos Aires porque mi hijo se casa. Ah, si sposa suo figlio. Buenos Aires, Sì. para el casamiento, y en julio, en agosto, para que pase el invierno, vuelvo a arrancar, no sé para No sé dónde. pero ¿Dónde? A seguir recorriendo Argentina. Por ahora. Porque mi hijo se casa y se va a vivir a España. En Europa. Así que capaz que el año que viene, en vez de seguir recorriendo, que la idea era América, Sí, como se dice, cruzo el charco, sí. voy a recorrer
Europa. in Spagna e in Italia. Sì, perfetto, perché suo figlio si sposa, andrà a vivere in Spagna, quindi il pensiero era comunque di continuare in Argentina, però a questo punto si può passare all'Europa, alla Spagna e magari anche all'Italia. Vi aspettiamo. Aspettiamo, come si dice in spagnolo? Esperamos a vosotros. Vos esperamos, ¿cómo se dice? Que los esperamos. Que los esperamos. Igual que los esperamos a ustedes en Buenos Aires. Es mucho gusto. Sicura? Segura. Ok, Segura, Se perfecto. toman el autobús y van a visitar. Sì, è perfetto, así. La modo e la cocera. Una remerita, un pantaloncito E y basta. ya está. No, Sì. A pasear. No, No, nada. Ahí tranquilo y se puede recorrer. ok. Diamo l'adesivo. E noi abbiamo il loro adesivo. Ora facciamo delle foto. Salutiamo i nostri nuovi amici. È stato un gran piacere conoscerli. È stato un gran piacere dal momento in cui io ho letto nel loro furgone viaggiare significa aggiungere vita alla vita. Ho capito che c'era qualcosa di strano. Ci eravamo già incontrati al traghetto quando abbiamo attraversato lo Stretto di Magellano, di nuovo nella frontiera Cile-Argentina. Oggi qua lei ci aveva girato questo video sul traghetto. Y ahí van saliendo los motoqueros. Y Ezequiel va a ser el último en salir, porque está detrás de aquel camión. Me estoy muriendo de frío. Si è vergognata nel darcelo quando ci siamo rincontrati più volte, però dentro di lei ha detto ma tanto ci rincontreremo, e così è stato. Continuiamo sul ripio, 103 km da qua per arrivare a Ushuaia. È valsa la pena, dobbiamo anche ringraziare Liliana stamattina che ci ha dato questa indicazione. Il bello di tutti i paesaggi argentini, al di là del fatto che hanno la bellezza intrinseca nel loro essere, però il bello è che sono talmente selvaggi da sembrarti solo tuoi. Cioè ci sono altre persone, ma comunque sia sei solo tu nella natura, perché non è servita, perché non ci sono cose che rendono più facile il fatto di raggiungerle, quindi arrivi, è tutto difficile. Questo aggiunge fascino e aggiunge bellezza a una cosa già bella. Magari a lungo andare lato selvaggio può anche stancare perché rende tutto più complicato, però al momento, essendo differente da quello che abbiamo noi, ne subiamo il fascino. Sembrano onde del mare, ma sono onde di un lago, il lago Fagnano o lago Cami. Ragazzi, è stranissimo, guardate che paesaggio. Da un lato il lago che sembra mare, dall'altro una laguna con un bosco non pietrificato ma rimasto fermo nel tempo. Come al solito ci perdiamo tra paesaggi, tra chiacchiere con la gente, però il bello del viaggiare è questo: arriviamo sempre tardi come al solito, ma ormai è il nostro marchio di fabbrica. Quindi grazie Liliana anche per avermi fatto fare un po' di sterrato. Alterniamo l'asfalto al ripio, ma poi un ripio che costeggia un lago con questo vento, con questa ambientazione, è spettacolare. Anche la Tenerona ringrazia, che anche lei ama fare il ripio. Questo ponte qua com'è? Sicuro? Non so, passo al centro. Paesaggi che piacciono a Fra. Ok. Fantastico, un mare di lago. Si va! Don't wanna wait in line. I've been here 1,000 times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me.
come al solito l'attesa del punto cruciale, in questo caso Ushuaia, è essa stessa il piacere di tutto il viaggio, cioè pensare di raggiungere il punto più a sud e tutto il tragitto, tutta l'attesa che monta mentre si percorrono le strade, ti rendi conto che alla fine il percorso è ancora più piacere della meta stessa. 78 km da Ushuaia, questo è quello che abbiamo intorno. E tanta emozione dentro, ci siamo quasi. Al 66esimo chilometro da Ushuaia c'è un cartello: ruta scenica, fin del mondo. Lago Escondido. Pioggia sul lago Escondido, ma non potrà piovere per sempre. L'ho già detta questa frase. La fine del mondo da questa parte, nella parte sud, è decisamente più verde. Spettacolo, spettacolo. Anche la temperatura è cambiata, più freddo in questo momento. Bellissima questa strada. Siamo al Paso Garibaldi, questo è il Mirador. La pioggia è aumentata, sta lavando moto e tute. È il modo in cui Ushuaia vuole salutarci. Ushuaia voleva omaggiare il nostro viaggio a Capo Nord. Era un gemellaggio, lo accettiamo. Ce l'abbiamo fatta, nonostante la pioggia. La Tenerona lo merita, dice Francesco, se lo merita tutto. E qui ci saremo anche noi. Grandi, stavolta con più impeto, perché ce lo meritiamo. Grandissimi ragazzi. Anche la GoPro ho dovuto togliere perché 10 km fa una centrifuga pioveva tutto. Eccoci, lui dovrebbe essere José. Hola, hola. Moto sistemata per la notte. Noi come sempre stracotti andiamo a fare la spesa questa volta perché dobbiamo comprare un mare di cose perché staremo 10 giorni qua. E ci serve di tutto, quindi ora facciamo rifornimento per la serata e per domattina, poi torneremo per insomma prendere tutte le provviste di cui abbiamo bisogno. Dai, ciao ragazzi, ciao. Questo è il parcheggio per la Tenerona. Ah, dimenticavamo, a Ushuaia piove e ci sono 7 gradi, sempre fortunati.